È colpa nostra, è l'ultimo capitolo della storia di Noah Morgan e Nicholas Leister. Dopo la terribile rottura ognuno ha cercato di andare avanti con la propria vita, ma ogni giorno diventa più difficile per loro. Noah ha continuato a studiare e Nick si è completamente rifugiato nel lavoro. Hanno cercato di dimenticare i sentimenti forti, ma l'amore è più resistente di loro e farà in modo che non possano negare ciò che provano quando si riuniranno tra loro dopo 2 anni. Tutto ciò per cui hanno lottato tornerà con un turbine che li travolgerà nuovamente. È stato un anno davvero duro per entrambi. Noah si è rifugiata in se stessa e ha messo da parte la gioia che la caratterizzava per diventare una persona desolata e smarrita, che non ha ben chiaro quale strada vuole intraprendere nella sua vita. D'altra parte, Nick ha subito un duro colpo nella sua vita, qualcosa a cui non avrebbe mai pensato, e che lo ha portato a diventare ancora una volta quel ragazzo freddo e distante. Anche se ha fatto un cambiamento radicale, ed è diventato un perfetto uomo d'affari. La riunione avverrà quando dovranno partecipare al matrimonio di Jenna e Lion. Tutto ciò che avevano avanzato dopo la loro rottura si rivolterà contro di loro. Poiché quando i loro sguardi si incontreranno dimostreranno loro che sentimenti forti come i loro non si dimenticano mai. Questo libro è narrato da Noah Morgan e Nicholas Leister. Come accade nelle puntate precedenti, si intervallano per raccontarci la loro storia, qualcosa di cui non posso essere più grato all'autore perché è un vero piacere sapere in ogni momento cosa sta succedendo attraverso la testa di ogni persona, uno di loro. Troviamo un libro di 444 pagine, diviso in un prologo, 60 capitoli e un epilogo. Mi è piaciuto tantissimo. La storia è divisa in 3 parti e i capitoli sono di lunghezza variabile, alcuni più brevi, altri più lunghi. Non farti spaventare dalle pagine perché ti ho già detto che questa storia crea una dipendenza da morire. È stato come iniziarla e non riuscire a staccarmene perché i sentimenti sono così crudi che vorresti così tanto sapere cosa accadrà. Succederà dopo che non potrai nemmeno fermarti per respirare. E se pensavate che questo libro si sarebbe concentrato solo sulla loro storia d'amore, vi sbagliate perché contiene una piccola parte di intrigo che vi lascerà stupiti. Per quanto riguarda i personaggi, nonostante Noah mi piacesse, Nick mi ha già completamente rubato il cuore, ha subito una grande evoluzione, mi ha conquistato completamente e mi ha trasmesso tantissimo con le sue parole. Noah. La nostra protagonista femminile è disorientata, ha perso la forza che la caratterizzava nelle puntate precedenti. L'errore che ha commesso l'ha segnata profondamente, e, nonostante ci provi, non riesce a superarlo del tutto e, inoltre, ha ancora certe cose che si porta dietro del passato, e che non è ancora riuscita a superare. Mi è piaciuto molto, ma è vero che ho sentito una voglia matta di dirgli 4 cose perché mi ha spezzato il cuore. Oh Noah, quanto mi hai fatto soffrire! Naturalmente, in seguito ho visto alcuni dettagli che hanno finito per farmi piacere di nuovo e vedere come avanza sul suo cammino, accetta i suoi errori e finalmente trova la felicità, anche se il percorso era difficile, è valsa assolutamente la pena seguirlo. Nick. Il nostro protagonista maschile è diventato un iceberg. Il grande colpo che ha subito ha fatto rinascere una parte di Nick del primo libro e questo mi ha fatto spezzare il cuore in 1000 pezzi. Oh mio Nick, quanto mi hai fatto soffrire. In questo libro ho visto una grande maturità in lui, è diventato un uomo dalla testa ai piedi, e arriva un momento in cui decide di dimenticare tutto e lottare per ciò che ama di più, quello che lo fa in un modo che mi ha rubato tutto il cuore. Durante la sua storia ho sofferto, ho pianto, ho riso, mi sono innamorata, ma soprattutto tutta l'intensità che sprigiona e la forza dei suoi sentimenti mi hanno colpito profondamente. Adesso vi devo parlare di 2 personaggi fondamentali e se non fossero esistiti la storia non sarebbe quella che è. Questi sono Jenna e Lion, sono stati personaggi secondari sublimi che ho amato, la loro lealtà verso i loro amici è stata meravigliosa e la loro unione mi ha lasciato innamorato. Alla fine, mi è dispiaciuto molto dover finire la storia. È stato un vero piacere approfondire la coinvolgente storia di Nick e Noah, sono stati personaggi che sono riusciti a conquistare il mio cuore, e si sono fatti strada anche tra i miei libri preferiti.
Mercedes Ron ha saputo dare un buon finale alla storia. Non avevo ben chiaro come avrebbe sistemato la fine del secondo libro, ma dal mio punto di vista è riuscita a dargli una bella svolta, cosa che mi ha sorpreso perché non avrei mai immaginato che le cose sarebbero andate così. È arrivato un momento in cui mi sono spaventata a morte perché non avevo per niente chiaro quale strada intendessi seguire, ma per me si è rivelato un finale sorprendente e alla pari con gli altri libri della trilogia. I miei complimenti Mercedes. Questo libro racchiude una storia ricca di sentimenti, momenti in cui l'intensità vola sulla carta e con momenti che fanno sorridere più di uno, e altri in cui la risata è in tutto il suo splendore. La penna di Mercedes Ron è fresca, intensa, sensibile e tenera, è riuscita a creare una storia fantastica alla quale senza dubbio vi consiglio di darle una possibilità perché la adorerete. Ascoltiamo la recensione di una fan davvero arrabbiata contro i film e i libri di Colpa Mia. L'intera serie è piena di misoginia, colpevolizzazione delle vittime e totale tossicità. Il personaggio principale, Nick, abusa di Noah nei libri 2 e 3. Ecco alcuni esempi. Nel primo libro lui la lascia sola per strada di notte. Ha dovuto salire sull'auto di uno sconosciuto per farsi dare un passaggio e Nick non si è mai scusato. Nel libro 2 abusa parecchio di lei. C'è una scena in cui una ragazza a caso ad una festa bacia Noah, non voleva essere baciata e ha spinto la ragazza immediatamente, e Nick incolpa Noah e arrabbiato lo fa con lei in bagno anche se Noah è visibilmente arrabbiata per tutto questo e il suo consenso è in dubbio, finisce letteralmente per piangere. Ecco un pezzo del libro: non volevo essere lì nuda davanti a lui, non volevo che mi guardasse, mi stava umiliando, mi trattava come non aveva mai fatto in vita mia, mi faceva male. Qualche tempo dopo litigano e lui dice un sacco di cavolate sul trauma di Noah. Poi l'ho sentito da dietro, mi ha afferrato per la vita e subito dopo la mia schiena stava colpendo sulla macchina e lui mi teneva il viso con una delle sue mani. Nick dice: se non fosse stato per il tuo trauma, io ti lascerei qui da sola, mi senti? Disse, con la rabbia che trasudava da ogni poro della sua pelle. Stasera hai oltrepassato un limite e non ti perdonerò, non pensare nemmeno di aprire la tua bocca finché non arriviamo a casa perché giuro che non risponderò, mi capisci? Solo alcuni esempi di lui estremamente tossico. Non voglio starti vicino. Gli ho urlato. Il suo sguardo si trasformò in qualcosa di indecifrabile. Beh, mi dispiace dirtelo, ma non hai scelta, perché non starai con nessun altro oltre a me. Ecco un altro pezzo del libro. La rabbia gli offuscò il viso e mi afferrò per la vita e mi spinse contro la porta. La sua mano lo colpì a pochi centimetri dal mio viso. Sto cercando di controllarmi e tu non me lo permetti. Alla fine del libro 2 Nick e Noah litigano e lui bacia un'altra donna. Noah era ovviamente sconvolta ed è andata dal suo terapista che l'ha aggredita sessualmente nel suo stato di vulnerabilità. Nick si sente tradito dopo questa infedeltà e il resto del libro parla di lui che lascia Noah, con la vittima che la incolpa, e che ignora il fatto di aver tradito per primo. Nel terzo libro abbiamo più della stessa merda violenta e tossica. C'è una scena nel libro Wattpad originale che è stata cancellata dopo la pubblicazione, ma può ancora essere trovata su Wattpad. In questa scena Nick aggredisce sessualmente Noah. È stato così con lui, Noah? È così che tu ha portato a letto senza riguardo? Mi sono bloccato come se mi avessero gettato addosso un bicchiere di acqua fredda. Nicholas non si fermava, continuava a muovere le dita, e il mio corpo sembrava ritornare in quello stato di stupore in cui non sentivo assolutamente nulla. Freddo, sentivo freddo. Lasciami andare, dissi piano, ma lui non mi ascoltò o semplicemente non volle. La sua bocca mi ha messo a tacere, la sua bocca mi ha messo a tacere di nuovo. Ho chiuso forte gli occhi e ho sentito nuove lacrime inondarmi le guance. Sei fradicia, Noah. Sei bagnata per colpa mia o perché ti ho appena ricordato come lo hai fatto con un altro? Lasciami andare. Ho urlato disperatamente, spingendolo con le mani e poi lo ha fatto. I suoi occhi mi guardavano con lussuria, sì, ma con un odio che oltrepassava limiti insospettabili. Mi ha liberato, ma è rimasto incollato davanti a me.
Ho sentito il suo respiro rapido. Ecco cose che sono state affrontate nel libro. Nick era violento. Nick ha tradito Noah. Noah è stata aggredita dal suo terapista. Noah è stato aggredito da Nick stesso. Ecco le anticipazioni in arrivo. Nel web è diventato famoso un bellissimo trailer. Pronti nel vederlo? Il video trailer è in italiano con sottotitoli in tutte le lingue. Via! Buona visione! Ho desiderato con tutto me stesso che lei mi chiamasse. Se lo avesse fatto, tutto si sarebbe risolto. Ci saremmo chiesti scusa a vicenda e io sarei rientrato a casa. Eccoci qua. Abbiamo visto una breve anteprima. Potete vedere tutti i video nel canale YouTube della doppiatrice e creatrice Giulia Segreti. Lei è una doppiatrice e attrice. La sua voce fa provare forti emozioni. Lei è italiana. Nei suoi video puoi anche attivare tutti i sottotitoli. Lei usa la propria voce in modo innovativo e particolare, ed è popolare sul web. È vero, non hai avuto un buon esempio, ma hai imparato a mie spese che dagli errori si impara e si diventa persone migliori. Lei apre 10 anni fa il suo canale YouTube e inizia a caricare audioletture di libri moderni e la collaborazione con la voce maschile barone Mark Kell. Realizza anche audioletture su commissione per scrittori emergenti italiani. Giulia e Barone sono una coppia anche nella vita reale. Senza di lui la maggior parte del lavoro non era possibile. Beh, ci siamo conosciuti attraverso la grande passione per il doppiaggio e per le letture. Giulia stava cercando una voce maschile per il suo progetto e una volta sentita la voce di Barone, ha scoperto che vivevano nella stessa regione. Hanno doppiato entrambi qualche film importante e qualche film per la TV. Hanno partecipato a vari famosi programmi televisivi italiani. Giulia è un'artista Spotify. Realizza con la sua voce cover recitate in italiano. Trovate anche questi video nel suo canale YouTube. Lei è una scrittrice. I suoi libri, per il momento, sono destinati ad un pubblico di bambini con protagonista il suo cane, Pongo. Ha scritto anche una biografia e per il futuro si sta organizzando per la stesura di romanzi per adulti. Giulia ha recitato in teatro e in vari spettacoli e fiere per alcuni anni. È fantastica e le piace stuzzicare con la sua voce. Io, insieme a voi, ho una lunga strada da percorrere. E mentre percorriamo insieme questa strada, altre persone si uniranno.